Siamo sul molo del Golfo di Gaeta, un panorama pazzesco, si vede persino il Vesuvio, meraviglioso. Ci troviamo ai piedi del Parco Nazionale Regionale degli Aurunci, destinazione Blockhaus, ma prima andiamo a visitare Formia. Ciao, sono Alessandra Fior, adoro lo sport ed amo viaggiare, meglio ancora se in bicicletta. Con Giro Express scopriremo le bellezze del bel paese e le eccellenze del Made in Italy, seguendo le tappe del Giro d'Italia. Seguitemi. Hola! Ciao Letizia! Ciao! Ciao! Ben arrivata a Formia. Grazie. Che piacere Uno vederti qua. splendido mare ed uno splendido paesaggio. Eh beh, Raccontami sì. un po'. Qui hai un po' tutto. In questo golfo vedi dal Vesuvio fino a Ventotene con Gaeta che ci saluta con questo sole bellissimo oggi. Senti, ma io sono arrivata in road bike, bici da strada, ma tu invece sei munita di Sì, sono un po' più mountain bike. un po' più wild. Beh, qui a parte il mare abbiamo questa vicinanza delle montagne che ci permette insomma di pedalare dal lungomare fino ai sentieri del Parco dei Monti Aurunci, quindi abbiamo dei sentieri belli hard, come vedi dai miei copertoni. E infatti vedo anche una maglietta, no? Con un richiamo. Sì, questo è il Cammino degli Aurunci, è un progetto che è nato un po' di anni fa, un po' con la volontà di far scoprire questo territorio al di là dei confini locali, ed è un percorso che si può fare sia a piedi che in bici, che collega Minturno con Gaeta, passando su tutta la catena dei Monti Aurunci. Qui abbiamo tanto turismo estivo, come vedi nel golfo, soprattutto turismo sportivo, perché la particolarità di questo golfo è la presenza di tanto vento, quindi tutte le attività beliche, windsurf, wingfoil, però poi d'inverno adesso sta andando tanto il trekking dopo il Covid, e quindi si sta sviluppando anche un turismo non prettamente stagionale. Quindi è un turismo sostenibile che ha anche la possibilità appunto di scoprire l'entroterra. Sì, anche perché come vedi il territorio offre tanto, natura, archeologia, questa era la dimora degli antichi romani. Qui dove ti giri trovi mura romane, resti di ville romane, quindi c'è veramente tanto da scoprire. Quindi mare splendido, sito archeologico, un parco nazionale e regionale, direi che la cartolina è completa. Sono due parchi in effetti, c'è il Parco Riviera di Ulisse che è più costiero e il Parco dei Monti Aurunci invece che prende tutta la catena dei Monti Aurunci, e il cammino unisce i due parchi. Quindi noi abbiamo tutte le nostre informazioni, non ci resta che andarle a scoprire, Certo. faticando anche un po'. Eh beh sì, ci sta dai, siamo sempre sportive. Se vieni ti faccio vedere la spiaggia. Ti seguo, andiamo. Ok. D'estate, da maggio a settembre, c'è un bellissimo vento termico e ci permette di praticare tutte le attività beliche, windsurf, wingfoil e soprattutto vela. E qui d'estate vedi questo golfo tutto colorato di vele. Ciao Mauro. Ciao Alessandra. Ciao, senti, ma Letizia mi ha detto di venire qui per visitare il Cisternone. Dove si trova? Letizia ha fatto benissimo perché il Cisternone è uno dei monumenti più importanti di Formia e ci siamo proprio sopra. Andiamo a visitarlo? Sì, andiamo a visitarlo. Accompagnami. Mauro, ma dove ci troviamo? Sembra una cattedrale sotterranea. Sì, in realtà siamo in un importantissimo ambiente ipogeo, quindi costruito sottoterra, che viene conosciuto con il nome di Cisternone Romano di Formia. Ho una curiosità, ma come veniva conservata l'acqua per essere poi utilizzata? L'acqua veniva conservata all'interno di questa cisterna, che c'erano poi delle tubazioni che andavano ad alimentare la parte bassa della città, quindi per andare a alimentare le terme, le fontane, le ville private, però per mantenerla
tenerla pulita, i romani utilizzavano ovviamente l'ingegno e quindi erano soliti immettere all'interno delle cisterne dei pesci d'acqua dolce, come per esempio le anguille. Non ci credo. Sì, in modo da mantenere sempre l'acqua in movimento, quindi che non ristagnasse, e poi mangiavano anche i microorganismi che si potevano formare all'interno della cisterna in realtà, quindi erano dei depuratori ante litteram queste anguille. Sostenibile poi. Sì, sostenibile, assolutamente sostenibile, sì, perché poi non andavano insomma a inficiare la salute dei cittadini che bevevano quest'acqua in realtà. E questa passerella dove ci conduce? Questa passerella ci fa fare un giro, un tour proprio all'interno di questa enorme cisterna ed è galleggiante, quindi è proprio sull'acqua e insomma ci dà l'idea di come potesse essere maestosa l'opera idraulica dei romani. Impressionante. Sì. Formia è una città archeologica, oltre al Cisternone sicuramente altri siti importanti, la torre di Castelloni di epoca medievale e anche la torre di Mola, sempre di epoca medievale, che nasce su strutture precedentemente di epoca romana e ad oggi insomma è diventato uno dei simboli più iconici della città. Siamo a Rocca Morice, città d'arrivo della tappa di quest'oggi. Siamo nel cuore dell'Appennino, nel Parco Nazionale della Maiella, ai piedi del Blockhaus, dove nel 67 il giovane Eddy Merckx vinse alla sua prima partecipazione al Giro d'Italia. Ciao Daniele. Alessandra, buongiorno, ben Buongiorno, arrivata. come stai? Ben arrivata nel Parco Nazionale della Maiella. Grazie. Ben arrivata a Rocca Morice, siamo qui ai piedi del Blockhaus, in quella che è una delle salite storiche del Giro d'Italia. Oggi purtroppo la neve non ci consente di raggiungere la vetta. Di imitare le imprese di Eddy Merckx del 67. Certamente, non è possibile imitare le imprese di Eddy Merckx, è possibile però apprezzare questo paesaggio che oggi è innevato, ma che fra qualche giorno, con l'arrivo del Giro, sarà uno dei paesaggi agrari costruiti più belli di questo territorio. Senti, la Maiella però è anche famosa per i suoi eremi, giusto? Certamente, la Maiella raccoglie i più importanti eremi, in particolare gli eremi legati alla figura di Papa Celestino V, l'eremo di Santo Spirito e l'eremo di San Bartolomeo, che sono proprio qui a pochi passi da noi, dove Celestino visse nella sua vita da monaco, da eremita, quando aveva ancora il nome di Pietro da Morrone, e che aveva scelto questi luoghi perché isolati e perché li consentivano di praticare l'ascesi. Gli eremi sono dei luoghi di culto rupestri, spesso ricavati nella roccia dai monaci per praticare preghiera e ascesi, distanti dai luoghi dove erano presenti le persone, dai luoghi affollati, che poi nel corso del Medioevo in alcuni casi si trasformano e divengono addirittura delle chiese più grandi o delle abbazie incastonate proprio all'interno della roccia, dove è possibile pregare e raccogliersi. Decisamente suggestivi. Sono quindi un'attrattiva turistica? Decisamente sì, all'eremo di Santo Spirito a Maiella ormai facciamo circa 20.000 presenze in 100 giorni di apertura. Insomma, sono un valore importante per un territorio che ormai vive di questa dinamica, come un tempo proprio gli eremi erano connessi ai paesi sottostanti, e quindi penso al paese di Rocca Morice, fondato nell'anno 1000, ma che vede la sua storia sempre connessa ai suoi eremi, al suo territorio. Prima dicevamo del paesaggio agrario costruito, in particolare abbiamo le capanne in pietra a secco, conosciute spesso con il nome di Tholos. Sono delle strutture circolari realizzate con le pietre che venivano tirate via dal terreno per le coltivazioni e per i pascoli. Ho un'ultima curiosità, visto che mi toccherà scalare il Blockhaus. Voglio sapere il suo significato, qual è? È una delle vette della Maiella. In cima a questa vetta vi è un forte costruito nell'Ottocento, nel 1800, fatto con blocchi di pietra, e quindi il nome, che è tedesco, deriva dalla costruzione al di sopra di questo monte per combattere il fenomeno del brigantaggio. Daniele, io ti ringrazio per tutte queste informazioni, ma il Blockhaus mi attende e quindi mi metto sui pedali. Grazie. Grazie, buona pedalata. Grazie.
Siamo a Rocca Morice e questa è la città di arrivo della tappa di oggi. Siamo partiti dal Golfo di Gaeta e ci siamo addentrati nel Parco degli Aurunci. Ora siamo nel cuore degli Appennini, nel Parco Nazionale della Maiella. Questo è un luogo dove le salite si fanno più dure e il silenzio più profondo. È il Cammino degli Eremi, luoghi nascosti incastonati nella roccia. Domani siamo a Chieti, direzione Marche, e continua la risalita.